Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Oggi vi racconto di una sfida che ho intrapreso più per gioco che per reali possibilità di successo, cioè quella di provare a replicare una birra famosa di livello mondiale. La birra in questione è una Saison e quella che voglio replicare è la Saison della Brasserie Dupont. Vi racconto come ho programmato la ricetta, come ho gestito la cotta e la fermentazione, cercando di seguire per quanto possibile quello che viene fatto su questa grandiosa birra. Chi mi conosce e mi segue da molto tempo sa che uno dei miei stili preferiti sono le Saison e sono anche le birre con cui ho riscosso un discreto successo nei concorsi. La Saison numero 41 ha vinto una tappa al campionato nazionale, avendo la meglio tra le 130 birre presentate. La più recente numero 63 mi ha permesso invece alla finale del campionato nazionale 2024 di andare a punti e classificarmi settimo. In genere una birra che riscuote successo non si cambia, o lo si fa davvero poco, per cui ho sempre voluto mantenere abbastanza inalterato lo scheletro di queste birre, ma ho sempre voluto d'altra parte provare a fare anche qualcosa di diverso rimanendo nello stile delle Saison. Partendo dall'esempio più famoso ed iconico nel mondo, che è anche per quello che conosco l'esempio meglio riuscito di questo stile, cioè la Saison Dupont, ho pensato di provare a riprodurre questa birra partendo dalle tante informazioni che si trovano su ricette e procedimenti, molte delle quali le ho prese dal libro Birre del Belgio volume 2. Partiamo dalla materia prima più importante e caratterizzante dello stile, il lievito. Il lievito delle autentiche Saison sappiamo che è un ceppo di Saccharomyces cerevisiae che produce fenoli, ma soprattutto presenta il gene STA1, che lo definisce un lievito diastatico, cioè un lievito che ha degli enzimi in grado di scomporre destrine e zuccheri più complessi che altri lieviti non sarebbero in grado di fermentare. È un lievito quindi che attenua tantissimo e lascia la birra molto secca, produce anche una buona quota di fenoli speziati che ricordano il pepe bianco e anche dei sentori agrumati. Il ceppo Dupont si dice che sia un lievito derivato dal mondo enologico, poi adattato alla birra, formato da diversi ceppi che lavorano a temperature più alte e producono esteri e fenoli diversi da quelli più comuni dei lieviti belgi. Chris White della White Labs ha identificato 4 ceppi diversi, dei quali poi il laboratorio ne ha selezionato uno, quello più rappresentativo e caratterizzante, e oggi in commercio lo si trova sotto il nome di VLP 565 Belgian Saison 1. È un ceppo noto per fermentare a temperature molto alte e anche per bloccarsi facilmente a metà fermentazione se non si trova nelle condizioni migliori. È importante innanzitutto lavorare con un pitching rate adeguato, possibilmente anche in overpitching. Quindi ho programmato 2 settimane prima il primo starter di 1.5 litri. L'ho areato per 2 giorni e mezzo e poi ho messo 3 giorni in frigo per separare il lievito dalla parte liquida da scartare. Al 6° giorno ho preparato il secondo step di starter con 2.5 litri di mosto, sempre con estratto di malto secco, fatto bollire 10 minuti e poi messo a raffreddare. Ho eliminato la parte liquida del primo starter, quindi ho versato il nuovo mosto sul lievito. L'ho messo ad areare per altri 2 giorni e mezzo e poi 3 giorni in frigo a decantare. Passiamo al giorno della cotta, iniziamo dall'acqua. È uno stile che beneficia di un'acqua con una certa quota di bicarbonati e anche un valore di solfati più alto aiuta ad esprimere bene la secchezza e l'amaro. Si consiglia di stare tra le 100 e le 300 parti per milione. Ho aggiunto quindi alla mia solita acqua 5 g di solfato di calcio. Per il grist sappiamo che la Saison Dupont è brassata con 100% di malto Pilsner della Dingemans, una nota malteria belga, ed è lo stesso che uso sulle mie Saison e sulle altre belghe. È un Pilsner dal carattere più ricco e maltato di un classico Pilsner tedesco.
A molti può sorprendere che non ci siano malti speciali o altri grani maltati, come prevede spesso la storia di questo stile. Si parla infatti di frumento, avena, segale. Questi si prestano tutti bene, anche in percentuali generose, ma DuPont ha dimostrato che per fare una grande saison può bastare un solo malto base. Nonostante il singolo malto Pilsner, comunque la DuPont raggiunge un colore dorato più carico e delle sfumature maltate più intense. Questo perché il birrificio ha un impianto a fiamma diretta, quindi favorisce maggiormente le reazioni di imbrunimento del mosto e con esso anche il carattere maltato. Questo è un fattore che in casa non mi viene facile da riprodurre, avrei potuto scegliere di tagliare il malto base con un Vienna o un Monaco, ma per il momento ho deciso di lavorare con il 100% di Pilsner. Come ammustamento, DuPont fa qualcosa di non riproducibile esattamente in casa o che richiederebbe una riprogrammazione delle centraline di controllo delle pentole Only One. DuPont avvia l'ammostamento a 45 gradi e imposta una rampa continua fino a 72 gradi con un gradiente di 0,25 gradi al minuto, cioè alza di 1 grado ogni 4 minuti ed espone l'impasto a tutte le temperature in modo progressivo e costante. In questo modo, partendo molto in basso, favorisce un gran lavoro delle beta-amilasi che aiutano a ottenere un mosto molto fermentescibile. Per fare qualcosa di simile ho fatto il machine a 55 gradi e ho impostato subito lo step successivo per le beta a 62 gradi di 30 minuti. Per avere una rampa molto lenta ho impostato la resistenza della pentola a 800 watt. Dopo lo step per le beta passo a 68 gradi per 15 minuti, anche qui con una salita lenta con soli 800 watt sulla resistenza. Poi 10 minuti a 78 gradi e arrivo qui con un OG di 1.066. Completo aggiungendo l'acqua rimanente con un fly sparge e porto il mosto all'OG pre-boil di 1.041, un punto di scarto da quella prevista in ricetta. Per la bollitura, per favorire un buon imbrunimento del mosto ed evitare il DMS, ho pianificato 90 minuti. Ho corretto il pH a inizio bollitura portandolo a 5.1 con 4 ml d'acido lattico. Come luppolo sappiamo che DuPont usa Eastern Goldings e Styrian Goldings. Non sono specificate le proporzioni e i valori di IBU, ma sappiamo che DuPont fa una gettata per l'amaro probabilmente a meno 60 e una per l'aroma nell'ultimo minuto di bollitura con un quantitativo 2-3 volte il luppolo gettato in amaro. Io ho scelto di usare una sola varietà di luppolo, Styrian Goldings in formato coni. Ho puntato a 33 IBU che rappresenta la parte alta del range per la saison. Ho aggiunto 80 grammi che ci daranno 32 IBU. Negli ultimi 10 minuti ho aggiunto anche una buona dose di fosfato di diammonio, che è molto importante in questo caso perché sempre in riferimento al lievito DuPont sappiamo che è un lievito che soffre molto la carenza di azoto libero come nutrimento. Questo è un altro parallelismo con il monte enologico dove si fa un ampio uso di questi nutrimenti a base di azoto libero. Qui aggiungo anche un po' di Protafloc. Facciamo un cenno sulle spezie. Storicamente venivano impiegate per vari motivi. Sono considerate appropriate per lo stile, ma non essenziali. Si può lasciare fare al solo lievito se si vuole. DuPont non usa spezie per le sue saison e così farò anch'io. Nell'ultimo minuto ho fatto la gettata finale per l'aroma con 50 grammi di Styrian Goldings che hanno bollito per un solo minuto e poi avviato il raffreddamento. Avrei voluto utilizzare quantità maggiori ma mi ritrovavo soltanto quello. Ho trasferito il mosto in fermentatore. Ho misurato 1,050 di densità iniziale, quella pianificata era di 1,052. Ho avuto un po' meno evaporazione probabilmente, ma va benissimo comunque. Finalmente è il momento di inoculare il lievito. Mi sarei aspettato con il secondo step di starter di raddoppiare la crema nel fondo, non mi sembra in realtà tantissima. Ho inoculato il lievito, ho aggiunto altri nutrimenti e ho ossigenato per 2 minuti manualmente.
Con il raffreddamento ho portato il mosto a 24 gradi, ma lo scalderò fino a 25 per l'inizio della fermentazione. Sappiamo bene che DuPont fermenta a partire da 30 fino ad arrivare a 35 gradi, ma seguire queste temperature in casa può essere rischioso, vorrei evitare la produzione di alcoli superiori o di aromi che diano un po' di solvente. Teniamo presente che il carattere proprio di DuPont con cui lavora da anni e conosce alla perfezione non è esattamente quello che troviamo in commercio. Inoltre la geometria dei fermentatori e altri aspetti variano anche tanto. Il lag time non è stato brevissimo e la partenza neanche troppo vigorosa, come mi sarei aspettato da un lievito saison. Ho seguito quindi questo schema. Partenza prevista a 25 gradi, prevedendo una tumultuosa vigorosa avevo staccato l'elemento riscaldante, ma mi sono ritrovato la mattina dopo la birra a 21 gradi, quindi l'ho ricollegato subito per aiutarlo a riportarla a 25. Inizio a salire progressivamente fin da subito per arrivare in pochi giorni a 30 gradi. Al sesto giorno ho fatto una prima misurazione e sorprendentemente mi ha dato un valore di 1.011. Anche se non appariva particolarmente vigoroso, il lievito è già a buon punto e non si è piantato a metà come molti raccontano, per fortuna. Dopo 4 giorni faccio un'altra misurazione e rilevo 1.006, che riconfermo dopo altri 4 giorni. DuPont fa una fermentazione primaria molto breve di 7 giorni, per poi scendere a 21-24 gradi per 2 settimane. Lavorando a temperature più basse ho lasciato la primaria per più tempo, quindi inizio a scendere prima a 24 gradi per qualche giorno, per mantenere il lievito ancora attivo, e poi scendo fino a 8 gradi per un breve ma sufficiente cold crush. Il giorno dell'imbottigliamento ho registrato 1.005 di densità finale, che è un ottimo punto di arrivo. DuPont dichiara un FG di 1.004-1.005. Si dice che questi ceppi in casa non attenuino tantissimo. Qui ho registrato un ottimo 90%. Sono stato in grado di mettere il lievito in buone condizioni. Ho fatto un priming con lievito F2 ed estrosio con obiettivo 2.8 volumi di CO2 per litro, che è il livello di carbonazione che uso anche sull'altra mia saison. Per la rifermentazione e la maturazione ho messo la birra in una camera di rifermentazione che ho ricavato in uno scaffale coibendato con carta termica e un cavo riscaldante comandato da termostato. Qui la birra starà circa 6 settimane tra i 21 e i 23 gradi. Per DuPont è essenziale la maturazione a caldo, di non meno di 6-8 settimane. In questo periodo questo ceppo di lievito lavora, riassorbe sostanze e affina la birra, oltre che a carbonarla. Anche se io ho utilizzato il lievito F2 per la rifermentazione, comunque in bottiglia rimane sempre un po' di lievito primario, che andrà a svolgere questo compito. A questo punto non mi resta che aspettare ancora un po' che la birra sia del tutto pronta e poi assaggiarla e fare un buon confronto. Per il momento la storia di questa birra si ferma qua. È stato già abbastanza lungo raccontarvi la cotta, seguendo le pratiche e le materie prime adottate dal birrificio DuPont, ma ovviamente, quando sarà il momento, completerò poi con un video assaggio di questa birra e soprattutto con un confronto diretto con un'autentica Saison DuPont. Vi ricordo inoltre che ho fatto un video abbastanza recente sulla storia e la tecnica dello stile delle Saison. Se ve lo siete perso, vi consiglio di andarlo a recuperare e vi lascio anche il link in descrizione. Se volete lasciare un commento, un suggerimento o una critica sulla birra o sul video, fatelo pure qui sotto nei commenti. Per me è sempre un piacere discuterne con voi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, dei punti hype e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.